Ciao ragazzi, oggi vi parleremo del TED o Impossible Dip. A differenza del nome, questa skill è fattibile, ma necessita di un percorso ben definito per evitare infortuni e stalli. Cominciamo a capire le differenze tecniche fra un dip normale e uno impossibile. Le principali differenze sono tre. La prima è nella posizione delle spalle, queste sono indietro o in linea rispetto ai gomiti. La seconda differenza è nella posizione degli avambracci. Questi sono appoggiati sulla parallela, mentre invece in un dip normale non lo sono. La terza differenza è nella presa e poi vedremo più avanti perché. I muscoli maggiormente interessati in questo movimento sono tricipite brachiale, gran dorsale, deltoidi posteriori, avambraccio e core. Questa skill è di livello avanzato e avremo bisogno di tre prerequisiti: 25-30 dip, 10-15 Russian dips e qualche secondo di front lever. Il front è necessario perché nel TED c'è una forte componente di tirata, specialmente nella forma più corretta, cioè quella sbilanciata indietro. Il primo esercizio che vi consigliamo di approcciare sono le estensioni di tricipite. Partiamo dalla variante a terra. Dovremo tenere gli avambracci a terra, le spalle più indietro rispetto ai gomiti ed effettuare un'estensione. Più avrete le spalle in avanti e maggiore sarà la difficoltà dell'esercizio. Quando avrete padroneggiato il movimento potrete passare al successivo. Una versione più difficoltosa di questo esercizio sono le estensioni alla sbarra. Qua avrete un maggiore range di movimento rispetto alla variante a terra. Se volete rendere l'esercizio più facile, vi basterà eseguirlo su una sbarra più alta e viceversa per aumentarne la difficoltà. Per una corretta esecuzione dovrete mantenere il bacino neutro o in retroversione e non inarcare la schiena. Un altro supporto molto interessante sono gli anelli. Anche qui avrete un ROM completo. L'esercizio sarà più impegnativo perché dovrete mantenere la contrazione isometrica del core per stabilizzare la posizione. Più gli anelli saranno posti in basso e maggiori saranno le difficoltà di questo esercizio. Ora che siamo arrivati a questo punto è fondamentale comprendere come posizionare le mani sulle parallele. Qui lascio la parola a Ricky. Durante l'esecuzione di un dip regolare, la presa è in appoggio sulla parallela, mentre durante un impossible dip la presa va in posteriorità. Questo mette sotto sforzo il polso, perciò è consigliabile operare una piccola rotazione della mano in modo da naturalizzare il movimento. Questo permette anche di creare una leva sulla presa della parallela e di facilitare il movimento. Il secondo movimento che vi proponiamo sono i TED con i piedi a terra. Questo esercizio è molto più specifico rispetto alle estensioni. Dovrete mantenere le spalle indietro rispetto ai gomiti, il busto in posizione dritta e inclinata. La postura sarà la stessa dei dip impossibili. Potrete eseguirlo con una parallela di media altezza oppure con una alta, ma con i piedi posti sulle parallele. Il terzo esercizio è davvero tosto. Dovrete eseguire un TED ma con le gambe in squadra o in L-sit. Questa è una facilitazione del dip impossibile, poiché il baricentro viene traslato anteriormente. Quindi avremo meno carico sul deltoide posteriore e renderà più facile l'attivazione del tricipite in tutte le parti del movimento. Una volta che avrete almeno 2 TED in L-sit, probabilmente riuscirete ad eseguire il dip impossibile. Molti consigliano l'utilizzo dell'elastico per apprendere questo esercizio. Noi non consigliamo questo metodo per 2 motivi. Non avremo un'assistenza continua durante tutto il movimento, infatti la parte finale non viene assistita. In secondo luogo non è un metodo pratico. Per progredire infatti dovremo avere diversi elastici. Abbiamo preferito quindi inserire esercizi semplici ma efficaci. È necessario abbinare esercizi fondamentali a quelli di rinforzo specifico per una progressione migliore e un potenziamento dei punti deboli. Un esercizio molto interessante è lo sbilanciamento a braccia tese. Dalla posizione di dip dovrete sbilanciarvi il più possibile e mantenere la posizione. Questo esercizio vi insegnerà a trovare il vostro sbilanciamento ideale per eseguire il TED. Anche un movimento come il Victorian potrà esserci utile. Potrete eseguire il movimento in posizione tuck oppure eseguire the raise in una posizione più avanzata. Uno dei motivi principali per cui allenare il Victorian in funzione del TED è il fatto che i muscoli coinvolti sono molto simili e la posizione di sbilanciamento è analoga. Un altro movimento accessorio sono i sollevamenti della kettlebell. Dovrete afferrare la kettlebell dalla maniglia, tenere i polsi e i gomiti a terra e effettuare il movimento di estensione dei polsi. Questo servirà per il rinforzo dell'articolazione del polso e per gli avambracci. Invece, se avete una carenza specifica del tricipite, potete optare per un movimento di rinforzo, come ad esempio l'estensione dei tricipiti da prone. Per quanto riguarda gli infortuni, vi racconto la mia esperienza con il dip impossibile. Nel 2018 imparai i miei primi TED grazie a metodi abbastanza improvvisati. Non era nella forma più corretta, però fu davvero un ottimo risultato.
Un giorno provai anche Ted agli anelli e nell'eseguire la negativa sviluppai una nuova skill, la tendinite, un'infiammazione che si può riscontrare a livello del gomito, in particolare un'epitrocleite. Vi consiglio assolutamente di non utilizzare le negative come metodo di allenamento e soprattutto riscaldatevi bene prima di eseguire il gesto. Grazie ragazzi per aver visto il video, mi raccomando cominciate a seguire Ricky sul suo profilo Instagram, HurricaneRZ. mettete like e iscrivetevi sul canale. Al prossimo video!